presento brevemente, sono Roberto Tundo e sono il Chief Information Technology, Innovation e Digital Officer del Gruppo Ferrovie dello Stato. Il Gruppo Ferrovie dello Stato è un gruppo che porta con sé un ruolo importante, oltre a un numero di aziende che fanno parte del gruppo stesso. Il ruolo è quello di attore principale della mobilità nel nostro paese e abbraccia diversi ambiti, abbraccia quello che rappresenta l'evoluzione, la manutenzione delle infrastrutture di trasporto ferroviario, l'evoluzione e la manutenzione del trasporto su strada per la componente di strade non soggette a pedaggio, la parte che riguarda l'ambito di trasporto passeggeri, l'ambito di trasporto su merci e logistica, nonché un ruolo importante in quello che attraverso le stazioni ferroviarie viene agito e viene integrato con i tessuti urbani attraverso un ambito specifico di riferimento. Stiamo parlando di un gruppo che gestisce 16.800 km di infrastruttura ferroviaria, stiamo parlando di un gruppo che gestisce 32.000 km di strade non soggette a pedaggio e proprio questa grande sinergia possibile, tra l'altro, tra la gestione dell'infrastruttura ferroviaria e la gestione dell'infrastruttura stradale rende, come dicevo, il gruppo un ruolo centrale all'interno della mobilità e del trasporto del nostro paese. Per adempiere al ruolo di attore principale nel nostro paese della mobilità, del trasporto, il gruppo ha avuto la necessità di identificare una modalità con cui, oltre alle grandi trasformazioni di carattere tecnologico e digitale, poter fornire a tutte le società del gruppo degli strumenti che dessero la possibilità di agire delle competenze digitali e quindi come risolvere rapidamente problemi di business, lasciatemi dire as usual, ossia problemi di business che gli stessi colleghi di business potessero assolvere con strumenti semplici, con strumenti di immediato utilizzo, con strumenti che non richiedessero grandi competenze da un punto di vista digitale. Si è pensato quindi all'utilizzo, stante la pervasività degli strumenti Microsoft all'interno del gruppo, di quelle che sono le Power App di Microsoft. E attraverso Microsoft si è disegnato un percorso di adozione e di competenze da diffondere ai nostri colleghi che rendessero possibile agire questo tipo di strumenti. Oltre alle Power Apps, abbiamo identificato nell'intera suite delle Power Platform di Microsoft lo strumento ideale per avviare questo tipo di democratizzazione dell'utilizzo degli strumenti digitali. E lo abbiamo fatto proprio perché attraverso questa piattaforma, questa Power piattaforma, non soltanto la componente di sviluppo di soluzioni digitali cosiddette low code o no code, quindi che non richiedono puntuali competenze, sarebbe stata possibile, ma anche perché in questo modo avremmo avuto la possibilità di integrare una serie di informazioni strutturate o non strutturate presenti all'interno della nostra azienda o all'esterno della nostra azienda per il lavoro da svolgere e dall'altra parte avremmo dato la possibilità anche di poter utilizzare strumenti estremamente potenti come quelli legati all'utilizzo delle tecnologie di artificial intelligence o in generale di cosiddetta iperautomazione. I colleghi che hanno preso parte a questa iniziativa, devo dire in maniera molto motivata e ricchi di aspettative, hanno avuto occasione in questo modo di raccogliersi in una vera e propria comunità che sta fra l'altro ulteriormente espandendosi con l'arrivo di ulteriori colleghi che vogliono far parte di questa esperienza, creando una comunità appunto di digital power users. E hanno avuto occasione di poter applicare, sperimentando direttamente con l'aiuto dei colleghi di Microsoft che li hanno accompagnati in questo percorso, come problemi di natura quotidiana che fino ad oggi venivano affrontati attraverso un percorso di carattere manuale o basato su strumenti di carattere cartaceo, in realtà si sia potuto molto semplicemente
appoggiare a strumenti come quello delle Power App o in generale della Power Platform, senza che questo abbia comportato la necessità di avere degli skill da veri e propri sviluppatori. Alcuni esempi su questo potranno chiarire ulteriormente questo punto. La dematerializzazione di processi cartacei molto semplici è stata uno dei principali elementi di riferimento. La possibilità di poter appoggiare su queste soluzioni dei processi di autorizzazione e firma digitale ha ulteriormente costituito un banco di prova importante. Tutti i colleghi in generale hanno quindi trovato all'interno di questa possibilità e di queste caratteristiche della Power Platform una soluzione ai loro problemi, motivandoli ulteriormente a proseguire in questo percorso. I benefici che un approccio di questo tipo può portare all'interno di una società o all'interno di un gruppo ampio e non soltanto a livello nazionale come il gruppo Ferrovie dello Stato sono molteplici. Da una parte ci consentono di poter diffondere e democratizzare l'utilizzo di queste tecnologie digitali oggi alla portata anche di chi non ha una verticalizzazione specifica su questo tipo di competenze. Dall'altra parte, inevitabilmente questo consente alle strutture che invece hanno un ruolo più architetturale sulla componente digitale di poter concentrare la loro attenzione e i loro sforzi a costruire appunto quelle architetture che consentono poi di agire questi elementi in semplicità. Un ulteriore elemento è che, come spesso avviene in tante aziende, in tanti gruppi, lo shadow IT, che poi derivava appunto dalla necessità di poter rapidamente avere delle soluzioni senza attendere tempi che non sarebbero stati compatibili con i tempi di business, trovano oggi la possibilità di agire questo genere di soluzioni senza doversi più nascondere. Questo all'interno del gruppo FS è stato inoltre aiutato da un modello operativo e di relazione sulle componenti tecnologiche e digitali che ha un modello di tipo hub and spoke. Quindi in questo caso non soltanto è stata creata una comunità digitale dei cosiddetti digital power users, ma i digital power users trovano all'interno di questo modello operativo e di relazione una famiglia professionale che è quella appunto di tecnologia, innovazione digitale, che è in grado di accoglierli e di consentire loro di percorrere questo percorso appunto che hanno iniziato insieme e perché no, domani farli diventare attori importanti all'interno dell'area digitale stessa.